Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un contenuto un po' diciamo sulla stessa onda dell'ultimo video che abbiamo fatto qualche giorno fa, perché andremo sempre a parlare di tattiche, consigli e cose diciamo che possono aiutare una persona a migliorare e divertirsi di più e magari a vincere anche, speriamo, un pochino di più. Ma prima di andare avanti ragazzi, vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme nella quale appunto con la quale collaboro, e passando dal link che trovate in descrizione semplicemente supporterete il canale. I prodotti li andrete sempre a pagare uguali, manco un centesimo di più, quindi è semplicemente un modo per aiutare diciamo il canale a crescere. Io ve ne sarei molto grato e ringrazio già in anticipo chi lo farà. Sono sempre aperti anche gli abbonamenti, tra l'altro ho avuto modo di ritoccare un pochino i prezzi degli abbonamenti, li ho abbassati notevolmente proprio per incentivare e dare a tutti la possibilità di abbonarsi. Hanno un costo veramente irrisorio per le tasche di tutti, ma diciamo che per me invece sono molto importanti, perché comunque anche quelli aiutano a crescere il canale, a far sì che il canale si sviluppi. Inoltre ci sono comunque tanti contenuti poi esclusivi dedicati a quelli che sono praticamente gli abbonati. Ragazzi, io il video di oggi, quindi chiudendo questa parentesi di abbonamenti, affiliazioni varie, io il video di oggi ragazzi lo volevo improntare su un argomento molto dibattuto: i moduli. Ragazzi, io come potete vedere pubblico sempre tutte le settimane 1-2 nuovi moduli, perché comunque è per fare contenuti e per portarvi diciamo delle novità, perché magari c'è chi gli piace sperimentare come me nuove cose e io quindi devo farlo. Però ragazzi, partiamo diciamo dalle origini. Quando una persona inizia a giocare praticamente a un gioco di calcio, che cosa gli viene in mente? Cioè, qual è il suo tipo di formazione, prendendo chiaramente i moduli base, quindi partendo da quelli, qual è il tipo di formazione che gli piace di più? Cioè, con quale, vedendo fra gli schemi di gioco, si trova meglio? Adesso vi porterò ragazzi nello schema di gioco mio che ho, di un modulo molto semplice e molto classico, che è il 433. Le istruzioni di questo modulo non ve le dico ragazzi, perché abbiamo già parlato di istruzioni individuali nel precedente video, e quindi ragazzi farò un video appunto proprio dedicato per questo modulo e per spiegarvi le istruzioni e come lo uso io. Oggi andremo a parlare però di una cosa appunto che ho scoperto, cioè innanzitutto ragazzi dobbiamo noi partire dal presupposto che, come già detto, quando ci viene in mente una formazione tipo, come ce la vediamo in campo? Quindi con che disposizione i giocatori devono essere messi in campo, quali movimenti dovrebbero più o meno fare, quindi vogliamo un centrocampo offensivo, uno difensivo, dei terzini che spingano, degli attaccanti che tornino a giocare la palla oppure di quelli che vadano in profondità. Tutta questa serie di cose chiaramente la capiamo soltanto provando le diverse carte, perché appunto le carte, come ben sapete, o per chi non lo sa magari che è nuovo su sto gioco, hanno delle passive che sono quelle scritte sotto il nome praticamente del giocatore. Vedete, Nicolò Barella ad esempio onnipresente. Quindi ragazzi bisogna considerare, anche qui bisognerebbe approfondire prima di tutto intanto la conoscenza delle carte, di come sono, diciamo, che cosa fanno quelle onnipresente, cosa significa onnipresente, che movimenti fa in campo, ma allo stesso tempo quindi ragazzi dobbiamo capire noi che tipo di formazione ci piace utilizzare. Ecco ragazzi, il mio consiglio fondamentalmente è questo, cioè sceglierci una formazione ragazzi e non cambiarla. Cioè, nel senso, noi troviamo il nostro modulo. Non è ragazzi che alla prima sconfitta, alle prime due sconfitte, no, sto modulo non funziona, non gira, cambiamo tutto. No ragazzi, proviamo intanto un modulo per dare diciamo un giudizio, andrebbe provato in un 10-15 partite, non prima. Cioè noi non possiamo provare ragazzi un modulo 2 partite e dichiararlo inutilizzabile. Se lo dichiariamo ragazzi subito inutilizzabile, vuol dire che quello non è un modulo per noi, cioè significa che
vuol dire che magari noi non siamo abituati a giocare in quella maniera, quindi che le nostre carte facciano più o meno determinati movimenti, senza andare a parlare di istruzioni individuali, eccetera, eccetera, perché altrimenti diventa un argomento troppo lungo e troppo complesso. Ragazzi, ma il modulo va giudicato dopo un tot di partite. Il mio segreto però qual è? Quello innanzitutto di provarlo, riprovarlo per un bel po' di partite, e vedrete ragazzi che magari anche se all'inizio perdete, perché magari all'inizio con un cambio modulo ci sta, che magari le prime non riuscite a giocare benissimo, come ci sta anche che magari passate a un altro modulo e vincete tutto, cioè diventate imbattibili. Però ragazzi, per chi invece magari si trova nella via di mezzo, no, tra le due situazioni più assurde, quindi i due estremi, bisogna ragazzi provarlo. Quindi il mio segreto fondamentalmente che ho scoperto qual è? Quello di non cambiare modulo. Ragazzi, io questo modulo è stato il mio primo modulo che utilizzo dai miei primi FIFA proprio della PlayStation 1, il 4-3-3, ed è un modulo ragazzi con la quale io ho fatto tantissimi tornei, mi sono divertito a casa con gli amici, con mio fratello, insomma abbiamo fatto tantissime partite con questo modulo. E comunque ragazzi, io alla fine della fiera sapete che vi dico che quando sono in difficoltà e mi trovo magari in difficoltà con i moduli, che tanto vai a girare, sposti una carta, la metti lì, la metti là, io alla fine poi ragazzi della fiera torno sempre comunque alla base, torno sempre a quelle che erano le mie origini. E quindi ragazzi questo video vuol dire proprio questo, cioè bisogna cercare di trovare un modulo, magari anche uno dei nostri primi, uno dei nostri diciamo agli albori, no? Di quando abbiamo iniziato a giocare, e provare ragazzi a usare quello. Il segreto qual è? Nonostante le sconfitte non cambiare modulo, perché il modulo ragazzi come viene nerfato in maniera negativa, perché purtroppo questo gioco spesso e volentieri fa questo giochino che magari ti fa vincere 10 partite e poi te ne fa perdere altre 20. Però ragazzi il segreto è non cambiarlo, perché come è stato nerfato in maniera negativa ritornerà a essere invece nerfato in maniera positiva, quindi ad avere diciamo un surplus sugli avversari. Prima o poi ragazzi torna, purtroppo questo del quando non ve lo so dire con certezza, perché capita anche a me, ripeto, che uso dei moduli una settimana, 10 giorni, 20 giorni che mi vanno una bomba, poi cambio, poi improvvisamente dalla partita dopo sembra gente che non è mai scesa in campo e che non sa nemmeno come sia il pallone. Questo purtroppo è vero, però ragazzi io ho scoperto questo. Inoltre un'altra cosa diciamo importante che ho comunque constatato è che utilizzare delle carte che non sono delle leggende forse ragazzi, vi dico forse, aiuta di più la squadra. Io in questo momento di leggende in campo qualcuna ce l'ho, però ragazzi io vi posso dire, e per chi mi segue dei follower più affezionati possono aver notato che in passato ho fatto dei moduli in cui con delle formazioni in cui praticamente non avevo quasi nessuna leggenda, e soprattutto addirittura avevo fatto anche una full Inter. Io non sono interista, però avevo fatto ragazzi una full Inter che l'Inter, con tutto rispetto, lo ripeto, nonostante non sia tifoso, è una gran bella squadra, molto ben strutturata, molto ben organizzata. E comunque ragazzi io con la full Inter ci sono arrivato in divisione 2. Cioè voi mi direte vabbè non sei arrivato top 1000, top 200, ok, ma probabilmente non ci arriverei nemmeno con una full legend lì in quelle posizioni, perché poi lì comunque si innescano tanti altri discorsi che vanno secondo me anche un pochino al di là della bravura poi personale che uno può avere o non avere. Ma per ritornare al nostro discorso, cioè una full Inter con giocatori base o al massimo qualche pot settimanale, cioè è comunque tanta roba, perché ragazzi e quel modulo quel modulo l'ho usato per un bel po', poi mi ero stufato, poi per contenuti, per sperimentare nuove cose, comunque perché facendo ragazzi questo tipo di attività di portare ogni pochi giorni video, io non posso, magari a differenza ecco di uno che gioca off stream, fossilizzarmi troppo su alcune cose, perché chiaramente poi una persona mettendomi dall'altra parte della telecamera, ecco magari uno poi non sarebbe nemmeno così tanto propenso a seguirmi, perché vede che magari
non ho alternative di contenuti, porto sempre lo stesso modulo, sempre gli stessi giocatori, sempre le stesse istruzioni, niente di nuovo praticamente, quindi alla fine uno dice ma quasi quasi non lo seguo. Io quindi diciamo sono anche un po' costretto a fare un ragionamento un po' diverso, però ragazzi, ecco, per chi magari non streama, non fa video o comunque non ha nessun tipo di interesse da questo punto di vista, io ragazzi vi consiglio di tenere la squadra il più fedele possibile a quella che vi piace e di non cambiare, ragazzi, non cambiate, anche se magari arrivano 5 sconfitte di fila dopo 10 o 15 vittorie, ragazzi, non cambiate, magari provate, se volete fare un tentativo, a cambiare gli interpreti, cioè per dire Barella non gira più, ok, ci metto dentro un De Paul. Barella non gira più, ci metto dentro un Tonali, un Davids, un Vieira, chi volete voi, insomma, adesso nel modulo nello specifico, ma comunque provate magari a fare questa tipologia di cose, di cambi, o eventualmente spostate magari, ecco, da un 4-3-3 così molto largo, magari lo stringete un pochino di più. Però ragazzi, se il vostro modulo, adesso supponiamo come nel mio caso favorito, preferito, quello che avete più utilizzato in assoluto, ripeto, è il 4-3-3, ragazzi, continuate col 4-3-3, anche perché, come è capitato a me, probabilmente è capitato anche a voi, alla fine della fiera si gira modulo sempre diversi, ma alla fine poi, ragazzi, si torna sempre alla base, nel senso che tanto poi prima o poi il 4-3-3, ragazzi, come nel mio caso, per chi ha il 4-4-2 e via dicendo, ragazzi, alla fine della fiera torniamo poi a quello, perché tanto ci accorgiamo che bene o male, ragazzi, è un gioco di numeri, ma poi i giocatori in campo sempre quelle posizioni ricoprono, cioè a centrocampo ci sarà sempre qualcuno, in attacco ci sarà sempre qualcuno, esterno idem, trequartista, insomma, via dicendo così. Quindi ragazzi, io vi sconsiglio, ecco, di cambiare modulo frequentemente. Questo è un piccolo trucchetto e segreto che ho scoperto, perché comunque su sto gioco mi impegno, cerco di spenderci tanto tempo per portarvi appunto contenuti nuovi e qualche piccolo segreto quando ogni tanto riesco a scoprirlo anche io. E ragazzi, ho notato che è così. Io da quando infatti sono ritornato alla base, al mio vecchio modulo, adesso praticamente mi trovo a un passo veramente dalla divisione 1. Finalmente ci potremo tornare, visto che non è sempre facile, poi comunque per motivi extra PlayStation non posso stare nemmeno sempre troppo a giocarci, quindi di conseguenza perdi un po', no, la mano su certe cose. Però adesso che ci siamo rimessi un pochino sotto, ragazzi, con sto modulo io mi ci sto veramente divertendo. Non vi spiego il modulo, non vado ad analizzare niente di sto modulo, perché ripeto, faremo un video dedicatissimo i prossimi giorni, quindi mi raccomando, seguite attentamente il canale. E niente, ragazzi, il segreto è questo: non cambiate modulo, anche se le cose vanno male, ragazzi, non cambiate modulo, fidatevi, provate, cambiatelo solo se dopo 15 partite, ragazzi, avete perso 15-0 ogni partita, non riuscite minimamente a fare un passaggio, vuol dire, ragazzi, che il problema non siete voi, ma è semplicemente appunto quel modulo che magari non è adatto per voi, che ci può stare, perché anche io, ragazzi, se gioco con una difesa a 2, magari non mi accorgo che non è il modulo che fa per me, o magari una difesa a 3, magari non sono bravo a difendere a 3, quindi mettendo una difesa a 3, per quanto mi possa impegnare poi in fase offensiva, però magari subisco troppo in difesa e quindi ragazzi, è inutile che stiamo lì a cincischiare. Prima di tutto dobbiamo capire questo: qual è il nostro modulo base, qual è la nostra tipologia di formazione che ne abbiamo in testa base, ok? 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 e via dicendo, quindi tutti i vari moduli. Ci sono poi dei moduli chiaramente su sto gioco migliori, secondo me, per un certo stile di gioco squadra, ad esempio il contropiede fa benissimo il 4-3-3, poi quello magari come impostarlo lo decidete un pochino più voi, che tipologie di giocatori vi piacciono. Ci sono degli altri moduli che magari vanno meglio per un possesso palla, ma il 4-3-3, ragazzi, è un ottimo modulo perché si abbina bene un po' con tutto, sia col possesso, il contrattacco, con i due laterali, oddio, così, col passaggio lungo per chi vi piace giocare di passaggi lunghi,
Quindi ragazzi, fondamentalmente è un modulo completo, infatti è quello, diciamo, che alla fine della fiera mi fa sempre tornare alla base. Fate tesoro ragazzi di questo consiglio, perché ripeto, provate a non cambiare anche se perdete, però prima di tutto capite qual è il vero vostro modulo. Come lo potete capire? Provando ragazzi, provando in amichevole, in partite varie, insomma testate il vostro modulo. Dopo che l'avete trovato, che avete scelto quindi più o meno la formazione tipo da mettere in campo, lasciatelo. Non state sempre lì a girare, anche perché ogni modulo poi ha bisogno di fare un rodaggio, no? Come dico io, ha bisogno sempre di fare un piccolo periodo di un tot di partite, o comunque di un periodo magari reale, quindi di settimane, per entrare bene nelle nostre meccaniche. Io ripeto, torno sempre al 4-3-3 perché è un modulo che uso da bambino, quindi io ormai il 4-3-3 ce l'ho dentro di me praticamente. È un modulo che mi piace tantissimo, che offre copertura a centrocampo, offre comunque diciamo molto nella fase offensiva, un bel supporto, quindi ragazzi, io ripeto, adesso sto provando questa disposizione, ma anche il 4-3-3 proprio classicissimo, cioè questo che trovate qui ragazzi, va benissimo. Cioè io ho usato per tantissimo tempo questo. Poi che carte mettere, ripeto, quello dipende anche un pochino da voi, o comunque in base agli stili di gioco, magari andatevi a recuperare i miei vecchi video dove spiego appunto gli stili di gioco, e quindi anche in base a quello aiutatevi sulla scelta delle carte. E niente ragazzi, questo diciamo che era il succo del messaggio. Non cambiate, usate giocatori base o comunque pot settimanali, non spendete troppi soldi in leggende o in giocatori full epic, quelli di quell'altro, perché tanto grazie ragazzi. Credetemi, ho visto giocatori di prima divisione in posizioni ottime veramente, cioè parliamo magari nella top 500, nella top 100, nella top 300, con squadre praticamente fatte quasi solo di pot. Quindi loro che saranno magari dei mostri, va benissimo, ma se ce l'hanno fatta vuol dire che comunque magari conosco qualche trucchetto, qualche diciamo piccolo coso, che qualche piccola insomma strada che li possa agevolare, ma io non dico di arrivare nella top 100, nella top 10 al mondo, ma almeno in una seconda divisione o anche in una divisione 1, posizione ma 10 millesimo, ragazzi, possiamo farcela, possiamo arrivarci. Scegliete il modulo, scegliete i giocatori, gli stili di gioco, e poi ragazzi non cambiate più, ok? Fate entrare dentro di voi quel modulo. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti. Io vi saluto, alla prossima dal vostro Luca Taran. Ciao!